Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Toro. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere in amore. Sia che tu abbia una persona già nel cuore o che ancora l'amore non abbia un volto e stia per arrivare, è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, metteremo 5 carte dove andremo a vedere anche la visione, oltre al pettegolezzo sacro, anche la visione mitica, affinché voi possiate integrare quanti più aspetti possibili che sono rimasti nell'ombra attraverso le relazioni. Vediamo. Cosa ti sta per accadere in amore? Evento, pettegolezzo sacro? Perché ti sta per accadere questo? Andiamo a vedere qual è il mito, perché succede, la lezione dell'anima. Qual è il movimento, l'energia che si sblocca? Cosa accelera o cambia? Qual è il confine? Dove stare attenti? Soglia, la soglia. E il gesto sciamanico, come ti muovi, cosa stai diventando? Allora, partiamo dalla prima carta, l'evento, cosa succede fuori? Vediamo. E qua abbiamo un imperatore, arriva un imperatore. Allora, qui l'amore entra con struttura, con autorità. Non è un chiacchiericcio, non è la chiacchiera da cortile, questa cosa qui, cioè mi viene in mente quelle serie televisive delle corti, no? No, l'amore entra con energia decisa e concreta, quindi cosa sta succedendo fuori come pettegolezzo sacro? Se hai qualcuno nel cuore, questa carta parla di qualcuno che si muove con intenzione, non fronzoli, non giochi, è una persona che sa cosa vuole e comincia a prenderne la responsabilità. Se sei in una relazione c'è una fase in cui c'è una fase in cui la stabilità e il controllo diventano centrali, cioè qualcuno vuole mettere ordine tra sentimenti e vita reale, vita concreta. Se invece non c'è ancora nessuno, l'energia dice: arriverà qualcuno con un approccio deciso, che non perde tempo, non è un colpo di fulmine caotico. Questo è senso pratico che attira fuoco e desiderio. Perché sta accadendo questo? Qual è lo strato mitico? L'imperatore è l'archetipo del potere responsabile. Cioè l'amore manda questo evento a te perché tu impari a gestire i sentimenti senza subire, a scegliere senza paura e a restare salda o saldo mentre il cuore pulsa. Quindi che tu abbia qualcuno oppure no, qui stai imparando a mettere le basi per un amore solido e reale. Qual è l'atto sciamanico? Cosa fare tu? Il gesto sacro, metti chiarezza e confine. Non devi inseguire, non reagire all'impulso di ansia, ma mostrati presente e decisa o deciso. Perché l'amore qui rispetta solo chi si mostra fermo e chiaro. Cioè l'amore arriva dove il cuore è saldo. La frase mantra da ripetere a te è che l'amore arriva dove il cuore è saldo, cioè proprio questo è il sigillo di questa carta. Andiamo a vedere la seconda carta. Il 2 di spade. Qua l'amore ti mette di fronte a una scelta silenziosa. È un momento in cui il cuore deve parlare senza rumore. Cioè cosa sta succedendo fuori? Se hai qualcuno nel cuore, questa carta parla di incertezza. L'altro non è chiaro. Oppure tu stai aspettando dei segnali. Questa non è cattiveria, c'è prudenza qua. Per esempio, se sei in una relazione, qui si percepisce una certa tensione. Qualcosa va deciso, un passo o una parola può pesare, una decisione che deve essere presa. Se invece non c'è ancora nessuno, questa carta dice che l'amore sta arrivando, ma prima chiede di chiarire dentro di te cosa vuoi davvero. Non entra in confusione, entra chi ha centratura, capito? E perché sta accadendo questo? Analizziamo la visione, lo strato mitico.
Il 2 di spade è l'archetipo del portale della scelta. Dopo l'imperatore, che porta struttura, questa carta insegna che l'amore richiede discernimento. Il cuore non basta da solo, serve la mente chiara, mi dice. Qua la lezione è scegliere senza fuggire e neppure difendersi. Quindi che tu abbia qualcuno oppure no, questa esperienza ti prepara a non perdere te stessa, anche quando l'attrazione con qualcuno è forte. Cosa devi fare tu? L'atto sciamanico, il gesto sacro. Siediti con il cuore aperto senza forzare la risposta, ma piuttosto respira, osserva, lascia che l'informazione arrivi, non decidere d'istinto, ma dal centro. Perché nei prossimi giorni l'amore ti chiede una pausa consapevole prima di muovere un passo. Quindi è come se questa carta dicesse come frase, no? Scelgo con il cuore saldo e la mente chiara. Continuiamo con la terza carta. Cosa porta l'amore? Un bellissimo cavaliere di coppe. E qua arriva qualcuno di elegante, che si muove con fascino, con promessa, con poesia. Quindi cosa sta succedendo fuori? Se hai qualcuno nel cuore, questa carta parla di messaggi, di segnali, di gesti romantici che arrivano per te. Vedo che qualcuno ti mostra interesse con delicatezza, con attenzione, ma con intento chiaro. Se sei per esempio in una relazione e qua c'è un'accelerazione emotiva, c'è qualcuno apre il cuore, arrivano parole che erano sospese, si riaccende il desiderio. Ok? Se invece non c'è ancora nessuno, il cavaliere di coppe indica chiaramente questo: l'amore sta entrando con un nuovo volto. Che questo volto com'è? Elegante, armonico, che porta emozioni senza pressioni. E quindi qua si capisce bene anche cosa farà l'altro. Si avvicina, propone, manifesta interesse, ma sempre rispettando i tuoi tempi. Vedendo la parte mitica della carta, perché sta accadendo questo? Qual è lo strato mitico? Il cavaliere di coppe è l'archetipo del messaggero del cuore. Dopo la struttura dell'imperatore e la scelta del 2 di spade, questa carta insegna questo, che le emozioni possono essere portate con gentilezza, che il desiderio può essere chiaro senza urgenza, che l'amore funziona meglio quando non si forza. Quindi che tu abbia qualcuno oppure no, questa energia prepara l'incontro con un amore consapevole e rispettoso. Qual è l'atto sciamanico? Cosa devi fare tu? Accogli senza perdere centratura. Lascia pure spazio al sentimento, devi osservare che si avvicina, non farti travolgere ma nemmeno resistere, perché in questi giorni l'amore ti chiede delicatezza e apertura consapevole. Cioè accolgo l'amore con cuore aperto e piedi saldi. Ok? Vediamo ancora cosa succede nei prossimi giorni. E qua c'è una bellissima temperanza che mi parla proprio di questa quiete, di questa bellezza, di comunicazioni pacifiche, di emozioni bellissime, non trattenute, ma con calma, con rispetto. E con l'amore che arriva in questi giorni, l'amore stesso ti chiede armonia ed equilibrio. Non è fretta, non è urgenza. È il momento di mescolare gli opposti senza perdere te stessa o te stesso. Vedi, qua c'è una donna che si fa un cappuccino al bar, al ristorante, qualcosa che nasce, che non è urgente ma ha struttura. Quindi, come pettegolezzo sacro, cosa sta accadendo fuori? Se hai qualcuno nel cuore, questa carta parla di una dinamica in cui si dosano le energie. Per esempio, vedo un incontro di desideri, volontà e sensibilità. L'altro non forza, ma cerca un passo condiviso. Se invece sei in una relazione, qua c'è un richiamo a co-creare equilibrio, per esempio la voglia di avere un dialogo calmo, di avere attenzioni reciproche, piccoli gesti che fanno la differenza, capito? Se invece non c'è ancora nessuno, la temperanza ti dice l'amore arriva quando sei in sintonia con te stessa e i tuoi ritmi. Non serve inseguire, perché chi arriva deve poter scivolare nel tuo flusso naturale. E siccome abbiamo visto che c'è questa persona, l'amore ti chiede con la temperanza di non inseguirlo o di non inseguire l'amore qui, ma
quando arriva sii in sintonia con i tuoi ritmi, non forzare niente. Qual è lo strato mitico? Perché sta accadendo? Perché la temperanza qua è l'archetipo della guaritrice e della mediatrice. Dopo l'imperatore, la struttura, il due di spade, la scelta, il cavaliere di coppe, il movimento del cuore, questa carta ti insegna ad armonizzare tra desiderio e prudenza, a unire la passione e la calma, a trasformare ogni incontro in crescita. Quindi che tu abbia qualcuno oppure no, questa esperienza ti sta preparando a un amore equilibrato, a un amore maturo, sacro. Quindi come atto sciamanico ti chiede di respirare, di osservare le tue emozioni senza giudicarle. Agisci dal centro del tuo cuore, non dall'impulso, perché in questi giorni l'amore ti chiede pazienza attiva e armonia interiore. Ok? Vediamo la quinta carta. Bellissimo, guarda un po' come stai, Regina di Bastoni, che tu sia uomo o donna non importa, eh. Con la Regina di Bastoni vedo proprio che l'amore ti incorona qua, ti incorona. Allora, cosa succede fuori con la Regina di Bastoni? Se hai qualcuno nel cuore, questa carta parla di attrazione viva che ci sarà, perché la persona fuori qua ti guarda con ammirazione, con desiderio, con rispetto, non è ossessione questo, è il riconoscimento del tuo valore. Per esempio, invece, se sei in una relazione c'è una riaccensione magnetica. Il tuo fuoco qua attrae, la tua energia ispira, la relazione si muove con passione ma è centrata, ricordiamo. Se invece non c'è ancora nessuno, che io lo vedo che arriva in questi prossimi giorni, tu cosa succede? Che occuperai pienamente il tuo spazio, mostrerai chi sei senza scusarti né trattenerti. E qua si capisce anche cosa farà l'altro, si muove verso di te, rispetta il tuo centro, viene attratto dalla tua forza. E perché sta accadendo questo come strato mitico, no? Perché la Regina di Bastoni qua è l'archetipo della donna o dell'uomo che abita il proprio fuoco. Dopo la struttura, l'imperatore, la scelta, il due di spade, il movimento del cuore, cavaliere di coppe, l'equilibrio, la temperanza, questa carta cosa insegna? Ti insegna ad amare senza perdere potere, a desiderare senza fuggire, a brillare senza timore. Quindi questa energia ti prepara a questo amore qui che rispetta la tua luce e arriva dove sei già piena o pieno, non c'è la stampella l'uno dell'altro, qua mi spiego? Quindi non inseguire, non trattenere il tuo fuoco, agisci dal centro, perché questa settimana, in questi prossimi giorni, l'amore ti chiede presenza radicata e gioia incarnata. È come se tu dicessi: il mio fuoco attira ciò che è vero. E quindi vediamo questo cavaliere di coppe, mettiamo un solo oracolo di questa persona che arriva da te. L'amore arriva da te attraverso il volto di questa persona. Per capire mi sono distrutto. Questa è una persona che non è una persona superficiale, è una persona molto profonda. Per capire mi sono distrutto è una frase proprio che è una persona che ha sofferto molto e adesso vuole bellezza, vuole armonia, vuole pace, vuole ricostruzione e la vedo ben predisposta nei tuoi confronti, soprattutto perché sei tu con la Regina di Bastoni, anche se sei uomo, che abiti il tuo fuoco e attiri la verità di cui ti ho parlato prima attraverso questa persona, capito? Sì. Quindi, ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, abbiamo fatto la visione mitica, la visione poetica, la visione del pettegolezzo sacro per integrare quanti più aspetti possibili, perché ricordiamo sempre, l'amore si palesa attraverso il volto di qualcuno o di qualcun altro, ma è l'insegnamento che soggiace sotto a questo incontro ciò che dobbiamo recuperare per allinearci sempre di più alla nostra verità interiore. E quindi con queste letture diciamo che trasvalutiamo dal pettegolezzo, passiamo alla visione sciamanica proprio perché è necessario che impariamo a essere coraggiose, libere dai nostri attaccamenti, dalle nostre paure e vivere degli amori pieni e appaganti. Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!